Negli anni 50 in provincia di Hiroshima c'è un bambino che cresce all'ombra di un tempio buddista, perché suo padre è sacerdote della scuola buddista Shingon e come in tutti i luoghi sacri giapponesi, che siano shinto o buddisti, è presente il tamburo che viene suonato per le cerimonie. Aspetta, quali cerimonie? Partiamo dalle religioni principali del Giappone, lo Shinto e le varie scuole del pensiero del buddismo. Lo Shinto affonda le sue radici nei tempi antichi, antichissimi dell'arcipelago. Infatti si sviluppa da credenze animiste e culti agricoli preistorici, molto prima che il Giappone avesse una scrittura. L'abbiamo visto qui. Non è tanto una religione quanto una tradizione. Infatti si può essere shintoisti e buddisti al tempo stesso, senza attriti. È il bello delle religioni sincretiche. Le prime forme di Shinto, dunque, sono un insieme di riti locali, pratiche sciamaniche e venerazione di kami. I kami possono essere definiti divinità o spiriti della natura, ma è anche molto forte la venerazione degli antenati e quella delle forze cosmiche. Le comunità rurali giapponesi erigevano altari e luoghi sacri in punti naturali potenti, rocce, cascate, alberi, montagne. Con la civilizzazione questi altari diventano veri e propri santuari che conservano il carattere comunitario delle origini. Il tamburo qui serve per dialogare con le forze della natura, richiamare l'attenzione degli spiriti, purificare l'ambiente e le persone e connettere la comunità con i cicli stagionali. Quindi questo tamburo durante le processioni, per esempio, protegge dal caos con il suo ritmo cadenzato. All'inizio dei riti richiama l'attenzione degli spiriti. Nel buddismo invece non ci sono dei, per cui il tamburo non parla agli dei, parla direttamente alla mente. È una guida ritmica per tornare dentro, per restare presente, per sincronizzare pensiero e respiro. È meno invocazione, più introspezione. Adesso mettetevi in un posto senza rumore intorno, dove nessuno vi possa disturbare e ascoltate con me il tamburo del tempio buddista. Ascoltate lasciando cadere le barriere e i pregiudizi. Questa nenia continua e cadenzata può essere considerata un lunghissimo mantra e infatti il buddismo proviene dalla regione del mondo, Nepal, India, in cui il concetto stesso di mantra è nato. Un mantra è una serie di suoni emessi cantati, progettato per agire sulla mente attraverso il suono prima ancora che attraverso il significato. La radice etimologica è sanscrita, man significa mente e tra strumento, quindi è letteralmente lo strumento per guidare, focalizzare, svuotare o attraversare la mente. Non nascono come preghiere, ma come formule vibrazionali percepite in stati meditativi profondi dai rishi, i saggi veggenti che secondo la tradizione vedica non li compongono, li ascoltano. Sono suoni uditi nel silenzio che si rivelano in meditazione. Ogni mantra è legato a un devata, cioè un archetipo, una sorta di divinità, e anche a uno scopo e a una vibrazione specifica. Alcuni sono lunghi, altri brevissimi. Come spesso avviene, la scienza occidentale relega certi fenomeni nel cassetto della superstizione finché la ricerca e il progresso le danno gli strumenti per spiegare quei fenomeni scientificamente. E che cosa avviene scientificamente? Il mantra agisce come onda sonora strutturata. Con l'emissione continua e ripetuta di quei suoni, il cervello entra in uno stato di coerenza cerebrale. Coerenza cerebrale. Ecco cosa succede. La vocalizzazione prolungata stimola il nervo vago, inducendo un effetto calmante nel sistema parasimpatico. Il battito cardiaco rallenta, la pressione si abbassa, il cortisolo, ormone detto dello stress, si riduce. La ripetizione ritmica e il timbro profondo generano risonanze tra emisfero sinistro e destro, simili all'effetto delle onde theta, tipiche degli stati di trance leggera. Un mantra abbastanza ripetuto cambia anche la nostra neuroplasticità. La ripetizione costante crea tracce neurali stabili. Degli studi di risonanza magnetica funzionale hanno mostrato riduzione dell'attività nell'amigdala, il centro della paura, e aumento dell'attività nella corteccia prefrontale, la sede della regolazione emotiva. I cambiamenti chimici che determinano questo stato, cioè questo
cambiamento di stato che noi attraversiamo grazie a questi suoni sono la diminuzione del cortisolo, come dicevo, e inoltre l'incremento della serotonina e dell'ossitocina. La prima è chiamata anche ormone del benessere, mentre l'ossitocina è conosciuta come ormone della connessione e infatti entra in gioco quando il mantra è recitato in gruppo, generando un effetto di coerenza sociale e unione, con pattern simili a quelli osservati nel canto corale o nei rituali tribali. In tutto questo vuoi lasciare da parte la dopamina? Ovviamente no, la regolarità e la prevedibilità del suono provocano una sensazione di ricompensa cerebrale. In sintesi, un mantra è un codice sonoro neuropsicologico. Le sue onde toccano il sistema nervoso, riequilibrano l'asse ipotalamo-ipofisi-surreni, sincronizzano mente, corpo, respiro e a lungo termine ricablano la percezione che abbiamo del tempo, dello stress e persino di noi stessi. Anche voi vi ritrovate catapultati in un'altra dimensione? Facciamo un ritorno alla nostra realtà. Ricordate l'inizio di questo video? Negli anni 50, in provincia di Hiroshima, un bambino cresce all'ombra di un tempio buddista. Le cerimonie religiose e comunitarie fanno parte della sua quotidianità. Quel bambino è Eitetsu Hayashi, il grande percussionista taiko. Trovate la sua biografia qui. Perché ho voluto esplorare i mantra? Perché ho scoperto che il tamburo rituale ha gli stessi effetti e allora quando ho studiato la vita di Eitetsu Hayashi mi sono chiesta: crescere in un ambiente così, immerso nei mantra e nel suono sacro del tamburo, ha influenzato il suo modo di diventare artista? Avete presente quelle esperienze che viviamo in maniera ripetuta da piccoli che poi ci manda in estasi quando da adulti la riviviamo per caso? Può essere quotidiana come il profumo di un certo tipo di pane o annuale come una festa di paese. Scrivetemi nei commenti quale sensazione vissuta da bambini vi fa sentire bene quando per caso la ritrovate oggi. Io ricordo i cavalloni al mare. In un qualche giorno imprecisato della seconda metà di agosto, dopo un'intera estate di canicola, di aria respirabile e di mare relativamente calmo, o con onde alte ma normali, arrivava un giorno in cui il mare era mosso, agitato, con gli spruzzi che arrivavano sulla spiaggia, ma non faceva paura, era una massa bianca bellissima, mi affascinava e si muoveva come un velluto e c'era un odore nell'aria di freschezza e di energia piena, rivitalizzante. Li vedevo, li guardavo e nella mia testa risuonava la musica del bagnoschiuma Vidal con quel cavallo bianco che correva felice. Ecco, secondo me i figli di sacerdoti buddisti hanno nel loro repertorio dei ricordi il tamburo rituale. Un'esperienza del genere lascia un segno. Il tamburo nel tempio però non ha uno scopo artistico, i suoi suoni sono ripetitivi, ipnotici, non hanno una struttura musicale ma una funzione sonora, spostare lo stato di coscienza come abbiamo visto. Invece quello che ha costruito Hayashi si basa su una ricerca tecnica e squisitamente musicale. Non è un caso che lui da adolescente ascoltasse tantissimo i Beatles e avesse un suo complessino in cui suonava la batteria. Ha inventato frasi ritmiche, ha composto brani, ha ideato spettacoli completi, curato costumi e scenografie secondo una propria estetica, ha vissuto del taiko il linguaggio artistico ed è questo il senso del kumitaiko, il taiko da concerto. Quando andate a vedere un concerto di taiko non potete aspettarvi l'effetto mantra. È qui che sta la differenza. L'arte, anche quando fa viaggiare la mente, non è solo un mezzo per entrare in trance, è comunicazione, è invenzione, è messaggio, è costruzione. E Hayashi, da artista, ha scelto quella strada. Per contrasto mi è venuto in mente un gruppo che invece è nato proprio da una base buddista di tamburo sacro e nell'ambito della festa Obon. Sì, penso proprio che il prossimo video sarà su di loro. Ah, ma poi volevo dire anche un'altra cosa. E basta.